Me lo prendi tu il libro, per piacere? Io? Sì. A me quando salgo sopra la scala mi viene il capogiro. Un capogiro. C'è un film che più di ogni altro ha trasformato Laura Antonelli in un mito del cinema italiano. Bastavano una scala, un paio di calze e quello sguardo, insieme innocente e consapevole. Il film è Malizia, diretto da Salvatore Samperi nel 1973. Bentornati nella soffitta. Oggi riapriamo uno dei cassetti più seducenti della nostra memoria. Prepariamoci a incontrare Angela la Barbera, la donna che farà perdere la testa agli uomini di casa La Brocca. Buonasera, cavaliere. Buonasera. Permesso. Si accomodasse. Siamo ad Acireale, nella Sicilia della seconda metà degli anni 50. Ignazio La Brocca, interpretato dal grande Turi Ferro, è un commerciante di tessuti, rimasto vedovo con 3 figli. Proprio il giorno del funerale arriva Angela, la giovane domestica. Angela entra in casa con modi discreti e abiti semplici, ma a interpretarla c'è Laura Antonelli e la temperatura domestica comincia subito a salire. Ignazio vede in lei la donna capace di rimettere ordine nella casa e nella propria vita, ma è soprattutto Nino, il 14enne interpretato da Alessandro Momo, a trasformare Angela in un'ossessione. La osserva, la provoca e cerca di impedire le nozze tra lei e il padre, arrivando persino a inventare le apparizioni del fantasma della madre. Io? E che ho fatto? E i ladri, il sogno di Enzino, il fantasma di tua madre. Ma che credi che non t'ho capito io? Il rapporto con Nino conduce a un epilogo che oggi appare inevitabilmente problematico. Samperi lo presenta come un passaggio nella crescita del ragazzo, ma visto con la sensibilità contemporanea rivela dinamiche difficili da ignorare. È uno degli aspetti che rendono Malizia un film da guardare non soltanto con nostalgia, ma anche con uno sguardo critico. Il centro magnetico resta Laura Antonelli. Samperi costruisce intorno a lei un gioco di porte socchiuse, scale, silenzi e controluce. La macchina da presa segue ciò che gli uomini credono di vedere, ma il volto dell'attrice suggerisce sempre qualcosa di più. Vedi che non l'ho visto quando gli facevi gli occhi d'oro. Cretini, tu e lui. E a te che te ne importa? Io ora vado da Don Cirillo, lo porto qua, così ai ragazzi ci parlo davanti a lui. Se si convincono, se no me ne sbatto in... Sì, va bene, però sarebbe meglio riflettere, aspettare, che so. E vuoi aspettare, Angelina? Che aspetto? Si sono nella dato sviluppo e aspetto. Laura recita con i piccoli gesti, le esitazioni e un sorriso che può essere pudore, ironia oppure strategia. La celeberrima scena della Scala è diventata una delle immagini simbolo del cinema italiano degli anni 70. Non servono dialoghi né effetti speciali, bastano Laura, l'inquadratura giusta e la sua eleganza naturale. Altro che effetti digitali, lì gli spettatori erano già completamente fuori servizio. Guarda che Angela è una ragazza che si può bere in un bicchiere d'acqua. Sì, ma tu c'hai troppa premura di bertolo sto bicchiere d'acqua. Anche perché tu non è che c'hai più molte cartucce da sparare. La fotografia di Vittorio Storaro trasforma la casa in un teatro del desiderio. Le musiche sono di Fred Bongusto, mentre i costumi di Piero Tosi accompagnano Angela nel passaggio da domestica a futura signora La Brocca. Il film fu girato in buona parte ad Acireale. Malizia arrivò nelle sale con il divieto ai minori di 18 anni e diventò un fenomeno. Incassò oltre 5 miliardi di lire e superò gli 11 milioni e mezzo di spettatori. Ancora oggi occupa il 19° posto nella classifica generale dei film più visti nelle sale italiane. Nel 1974 arrivarono 3 nastri d'argento: Laura Antonelli come migliore attrice protagonista, Turi Ferro come migliore attore non protagonista e Piero Tosi per i costumi. Il premio confermò che dietro la sua bellezza c'erano misura, ironia e una presenza scenica fuori dal comune. La critica non fu unanime. Alcuni rimproverarono al film l'incertezza tra grottesco, commedia di costume e provocazione. Altri apprezzarono il racconto della provincia siciliana e della doppia morale borghese. Malizia divenne così un modello per molte pellicole successive. Per Laura Antonelli fu la consacrazione definitiva. Dopo il merlo maschio era già molto amata, ma Angela la Barbera la trasformò nell'icona sensuale italiana degli anni 70. Il pubblico vide in lei una combinazione rara di eleganza, fragilità e desiderio. Una fama enorme che, però,
finì anche per imprigionarla in un'etichetta troppo stretta rispetto al suo talento. Quasi 20 anni dopo, nel 1991, Samperi tentò di ripetere il miracolo con Malizia 2000. Tornarono Laura Antonelli e Turi Ferro, mentre mancava Alessandro Momo, morto nel 1974. Il risultato fu molto diverso. La critica lo definì patetico e imbarazzante e il pubblico non rispose. Malizia 2000 si rivelò un fiasco al botteghino, incapace di ritrovare la magia del primo capitolo. Malizia resta una commedia controversa, figlia del proprio tempo e oggi da rileggere con consapevolezza. Ma resta soprattutto il film che ha consegnato Laura Antonelli alla leggenda, sensuale senza perdere dolcezza, popolare senza diventare banale e vulnerabile senza smettere di dominare ogni inquadratura. Non era soltanto bellissima, aveva quel mistero che il cinema non può fabbricare. E voi, amici della soffitta, qual è la scena di Malizia che ricordate meglio? Laura Antonelli è stata valorizzata davvero come attrice, oppure il cinema si è fermato troppo spesso alla sua bellezza? Scrivetelo nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi alla soffitta.